Percepisco una giovane mente affetta da paonite acuta. Vola da lei, mia piccola Kuma, e fai sclerare ancora di più il suo cervello. Cari ambrogisti anonimi, non so come ma il mio cervello ha partorito un'altra teoria ricca di paonite. Ovviamente essendo solo una teoria non c'è nulla di ufficiale, però partirò da alcune basi vere e vedremo dove arriveremo. Al solito, preparatevi popcorn o croissant, prendete un prosciutto dagli occhi di Adrien o di Marinette e iniziamo con lo sclero. Quanti episodi conta la prima stagione? 26 in totale, di cui gli ultimi 2 sono l'episodio diviso in 2 parti delle origini. Ora, ho ipotizzato che anche la seconda stagione dovrebbe avere più o meno lo stesso numero di episodi. E volete sapere una cosa? Probabilmente sappiamo anche quali saranno tutti questi episodi. Premessa importantissima. I titoli che andate a trovare su Wikipedia e simili sono soltanto cose scritte dai fan e non sono per nulla ufficiali, quindi non fateci affidamento. Neanche la TV, che è il canale ufficiale francese che trasmette gli episodi per primo, sa bene quali episodi trasmettere e qual è l'ordine giusto. Se ricordate bene, infatti, avevano annunciato la puntata di Dark Owl prima di Gigantitan e invece hanno trasmesso prima Gigantitan e poi Dark Owl. Quindi l'unica cosa su cui fare davvero affidamento sono i trailer che rilasciano i produttori sul canale francese. Fine. Non fidatevi di Wikipedia e simili. Detto questo, di questa seconda stagione siamo arrivati al 10° episodio, quindi abbiamo scoperto le seguenti vittime di Papillon. Gabriela Grest, che si è autoacumizzato diventando il collezionista. Poi abbiamo avuto Orsaccio, il maggiordomo di Chloé, Regina delle Notizie, la giornalista Nadia Shamak, Befana, la nonna di Marinette, Risposta, la schermitrice Katami, Robostus, il robottino di Max, Gigantitan, il piccolo Auguste, Dark Owl, il preside della scuola, Glaciator, Andrea il gelataio e le Sapoti, le sorelline di Alia. Chi ci rimane quindi per i successivi 15-16 episodi? Lo possiamo scoprire basandoci su alcune immagini ufficiali che hanno rilasciato. Partiamo da una delle prime immagini rilasciate della seconda stagione, dove è possibile vedere alcune sagome degli acumizzati. Di quelli a noi noti è possibile riconoscere Robostus, Risposta, Papillon con la sua controparte acumizzata il collezionista, Dark Owl e le Sapotis. Chi rimane fuori che ancora non abbiamo visto? Innanzitutto Troublemaker, che come sappiamo dal doppiaggio avvenuto al San Diego Comic Con sarà Penny, l'assistente di Jagged Stone. Notiamo poi in primo piano una figura con degli spilloni in testa, che potrebbe essere Madame Bustier. Una tizia su una specie di aliante, come il Goblin di Spider-Man, Style Queen, di cui parleremo più avanti, e una figura di sirena. Questa sirena, che probabilmente sarà il motivo per cui sbloccheranno i poteri subacquei, la ritroviamo in un'altra immagine ufficiale, insieme ad alcuni cattivi che abbiamo visto, come Risposta, la Befana e le Sapotis, e insieme ad altri cattivi che ancora non conosciamo. Abbiamo le Paon, che sappiamo spunterà alla fine della seconda stagione, un'altra signora che ricorda tantissimo la versione acumizzata di Nathalie, quel bambino blu sulla nuvoletta che lancia fulmini e che potrebbe essere Noel, il parente di Nino che hanno annunciato negli spoiler, e la piratessa, il cui nome probabilmente sarà Capitan Hardrock e di cui hanno recentemente rilasciato alcune immagini spoiler dell'episodio in cui comparirà. Non dimentichiamoci, come hanno annunciato, delle guest star che appariranno nella serie e che saranno acumizzate, ovvero Philip Candeloro che diventerà Frozer, Danny Boone che diventerà Gagotor, Laura Marano che diventerà Rossignol e il giocatore di basket che ancora non si sa chi sarà. Infine abbiamo l'immagine di uno speciale che andrà in onda alla fine della seconda stagione e che si chiamerà Il Giorno degli Eroi, dove i vari portatori di Miraculous dovranno scontrarsi con alcuni acumizzati della prima stagione, come Horrificator, Reflecta, Kid Rick, Principessa Fragranza e Darkblade, e alcuni acumizzati della seconda stagione, come il collezionista, Regina delle Notizie, Glaciator, la Sirena, la donna in nero che sembra Nathalie, Troublemaker e, se notate in alto, quel gorillone blu che è l'unico che non abbiamo visto nelle altre immagini e che sarà Gorizilla, la guardia del corpo di Adrian acumizzata. Volete sapere a quanto siamo arrivati? Facciamo un conto. Con collezionista, Orsaccio, Regina delle Notizie, Befana, Risposta, Robostus, Gigantitan, Dark Owl, Glaciator e le Sapotis siamo arrivati a 10. Aggiungiamo quelli che abbiamo visto. Troublemaker 11, la figura con gli spilloni in testa 12, la sagoma sull'aliante 13, la sirena 14, Capitan Hardrock 15, il bimbo sulla nuvoletta 16, la donna in nero 17, Gorizilla 18, Frozer 19, Gagotor 20, Rossignol 21, il giocatore di basket 22. 22 ragazzi! Non siamo arrivati quasi alla fine della stagione. Considerate che gli ultimi episodi saranno anche dedicati alle Paon e direi che forse manca qualche episodio all'appello, ma ci siamo! Voi direte, sì, ma Queen Wasp, Style Queen e Maledictor? Non è che me li sono scordati.
Come hanno annunciato, questi tre non avranno spazio in un episodio normale della seconda stagione, ma spunteranno in un episodio speciale diviso in 3 parti dal titolo La battaglia delle regine. Quindi, se trovate scritto in giro che ci saranno degli episodi all'interno della serie dedicati a Queen Wasp, Steel Queen e Maledictor, non credeteci. Se guardate l'immagine ufficiale, infatti, vedrete l'annuncio di 3 episodi speciali. Babbo Mostro, che è stato l'episodio speciale andato in onda alla fine della prima stagione. La battaglia delle regine, un episodio speciale composto da 3 parti, Queen Wasp, Steel Queen e Maledictor, e il giorno degli eroi, diviso in 2 parti, dove Ladybug, Chat Noir, Renard Rouge, Queen Bee e Carapace dovranno vedersela con alcuni acumizzati della prima e della seconda stagione. Tutto chiaro? La volete un'altra piccola chicca? Ma sì, già che ci siamo. Recentemente nei canali ufficiali sono state postate alcune immagini degli episodi in lavorazione. Qui possiamo vedere un Adrian in modalità Maina Gioia e una Lia che sembra incoraggiare Marinette, ma attenzione! Qui, dietro a questo ragazzo al lavoro, si intravedono i piatti di quella che sembra essere una batteria. Se avete seguito il nostro video sugli spoiler ufficiali, è stato annunciato anche un episodio con tamburi e baci. Che sia quello il famoso episodio con tamburi e baci? Un'altra cosa, ma questa, vi avverto, è una teoria di pura fantasia, non prendetela per buona ufficiale. Qualche tempo fa è uscita un'intervista di Winnie, uno dei più stretti collaboratori di Astruc che noi ambrogisti abbiamo tradotto e riportato nella nostra pagina Facebook, in cui si diceva che avremmo conosciuto la mamma di Luca e Giuleca, una mamma che tutti vorrebbero, anche se a quanto pare forse fa vergognare un po' Luca e Giuleca. Ora, avrebbe senso che l'episodio in cui conosceremo la mamma di Giuleca sia lo stesso di quello in cui conosceremo anche il famoso Luca, giusto? Ma avete notato che di tutti i cattivi che abbiamo visto in questo video non ce n'è uno che possa sembrare un ragazzo un po' più grande di Marinette e Adrien? A meno che non sia il tipo sull'aliante, anche se a me ricorda la sagoma di una ragazza più che quella di un ragazzo, oppure qualche acumizzato che non hanno fatto vedere, direi proprio che Luca non sarà la vittima di Papillon, ma potrebbe esserlo sua mamma se spuntano nello stesso episodio. E di questi cattivi che abbiamo visto, chi potrebbe essere una mamma un po' particolare? Già. Capitan Hartrock sembra tanto una signora grande e molto eccentrica, che potrebbe fare imbarazzare un po' una Dark come Giuleca. E se questa signora insieme al figlio Luca, che farà girare la testa di Marinette, spuntassero in questo episodio ed essere acumatizzata fosse lei e non lui? Grazie per aver seguito il video fin qui. In descrizione tutti i link per seguirci e stare al passo con le notizie ufficiali di Miraculous per divertirci e sclerare insieme. Au revoir, e chi non ci segue non avrà paunite per una settimana. Ambrogio vive!